La stagione ormai è terminata, rani, cormeggiata qui e ora siamo tranquilli. Mi sa che sta venendo a piovere, che dici Maure? Mi sorge vaghezza, sì. Eccoci che ricomincia il lavoro divertente, ossia lo smontaggio di tutto ciò che abbiamo montato sulla barca prima della partenza della stagione. Quindi adesso pian piano nei prossimi giorni ci dedichiamo a togliere tutto, lavare tutto e rendere la barca invernizzata proprio per la stagione che verrà, nella quale saranno previste anche sventolate forti solitamente, quindi dobbiamo togliere il più possibile. Cominciamo con il lavaggio pinne e maschere utilizzate durante la stagione estiva. Allora, abbiamo terminato la stagione e dobbiamo lasciare l'imbarcazione sicura all'ormeggio per i mesi invernali. Come preparare una sicura linea d'ormeggio per un'imbarcazione di quasi 16 metri? Innanzitutto serve questo materiale. Noi abbiamo preso delle cime minimo da 24, cime d'ormeggio, con redancia sempre da 24. Nel nostro caso abbiamo preso due cime da circa 6 metri, poi ognuno valuterà in base alla propria imbarcazione il diametro della cima e la lunghezza. Due molle per imbarcazioni da 16 metri, 15 metri, 16 metri, due grilli ad omega, in questi casi sono grilli da 18, altri due grilli normali da 16, questi sono tutti in zincato, e poi due pezzi di catena da sicurezza da poco più di 1 metro, catena dell'8, con altri grilli, in questo caso in acciaio, che possono bloccare la catena. Ecco quindi preparata la linea d'ormeggio. Ecco preparata la linea d'ormeggio. A questo punto andiamo al pontile. Per bloccare meglio i grilli usiamo anche un po' di frenafiletti. Ecco che il nuovo ormeggio è pronto e questo sarà il posto nostro definitivo per l'inverno. Ecco che è arrivato il momento anche di togliere i cuscini di bordo. L'estate purtroppo è finita, la barca va invernizzata e quindi ciao ciao cuscini e ci rivediamo il prossimo anno.
dal tuo abbigliamento non mi sembra che l'estate sia ancora proprio finita. Eh no, caldo ancora lo fa, però qui dobbiamo smantellare tutto perché tra un po' lasciamo Ronik per ripartire per nuove avventure. O sbaglio, Mauro? No, tutt'altro, non sbagli, non sbagli. Bene. Cominciamo a fare i lavori. Adesso vado anch'io a fare le altre, se no poi dite che non faccio una mazza, va bene? Preso tutto, ora si comincia il lavoro sporco di lavaggio. Come tutti gli anni questo lavoro mi tocca. Per avere i cuscini sempre belli per l'estate successiva. E dopo lavaggio cuscini anche pulizia? Tenderino in acqua. Quindi si pulisce solo la parte superiore, bisogna tirarlo fuori dall'acqua per pulire la parte inferiore. Però vedete, poi quando dite che Betty è abbronzata perché sta a prendere il sole, non è proprio così, lavora al sole, quindi La gioia del sud, lavorare al sole e faticare sotto il sole cocente di 30 gradi di metà settembre. Giornata faticosa oggi. Pulito e lavato i cuscini, messi via. Pulito il tender, domani lo portiamo in deposito, copriamo e portiamo in deposito, lavata bene la barca, insomma adesso mi godo un po' di tramonto qui dalla barca sul porto di Termini Imerese. Guardate il colore stupendo che ci regala questo porto. Buonanotte a tutti e ci si vede domani. Ciao! buongiorno a tutti. Come ben sapete noi siamo in Sicilia. Siamo in Sicilia da aprile di quest'anno. Adesso è settembre e noi, io e Betty, non siamo siciliani. Io sono genovese, Betty è bergamasca. Ogni tanto ci mancano le nostre belle, sane abitudini. Visto che fa ancora molto caldo e le abitudini di Betty da buona bergamasca sono la polenta, non mi sembra il caso di fare la polenta, io da genovese abbiamo trovato del basilico fresco, che lo vedete qua. Dopodiché ci sono altri ottimi prodotti, pinoli, aglio, perché il pesto senza aglio per noi genovesi non esiste proprio. Parmigiano, purtroppo non abbiamo il pecorino e cosa importante però abbiamo l'olio ligure, questo ce lo siamo portato dietro.
Abbiamo preso le foglie di basilico, non sono proprio foglie di basilico ligure perché sono leggermente più grandi, ma vedremo di farle andare bene lo stesso. E al mercato rionale qua di Termini abbiamo trovato un'altra cosa importantissima che ci serve. Non abbiamo il mortaio, i mortai in marmo con pestello in legno sarebbero quelli principali, ma questo è uno strumento carinissimo. Guardate cosa abbiamo trovato, è un tritatutto a mano, vedete come funziona? Quindi adesso noi ci facciamo un po' di pesto in casa qua in Sicilia. Cominciamo. Un po' di foglie di basilico li mettiamo qua, dei pinoli, mettiamoli belli, 2 spicchi d'aglio, un po' di formaggio, abbondante olio e via. Adesso cominciamo a tritare. Ed ecco il risultato, guardate, pesto cremoso, lo assaggio. Aggiungiamo un po' di sale, diamo un'altra tritata ed ecco il risultato. Ecco fatto, ci siamo fatti il pesto per 2 per oggi. Adesso andiamo a cuocere un po' di pasta. Ecco quindi che ci gustiamo un po' di pasta al pesto. Sapori antichi. Buona? Di casa. Buona? Prossima puntata, appena fa un po' più fresco, facciamo la polenta bergamasca. Va bene? In camper. In camper. Nuova giornata lavorativa. Mattino presto è arrivato il momento di togliere il fiocco. Quindi iniziamo con le vele. Invernizziamo la barca e quindi togliamo le vele. Il fiocco va calato. Quindi l'abbiamo aperto tutto. Approfittiamo che non c'è vento in questo momento. Al mattino presto non c'è mai vento, quindi lo abbiamo aperto. Adesso Betty va alla drizza e cominciamo a calare la vela. La vela è calata, come potete vedere. Abbiamo uno spettatore d'eccezione, Mufasa. Ciao Mufasa, questo bel cagnone che è il nostro vicino di barca. Ciao Mufasa. Ciao. Molliamo i grilli, anche se non sarà facile. E ora è arrivato il simpatico momento di piegare la vela e portarla a terra. Non sarà facile. Non è facile piegarla in barca, quindi cercheremo di fare un malloppo più o meno trasportabile per portarla sul piazzale e lì con calma piegarla. Piegarla un po' meglio.
è arrivato anche l'antipatico momento di togliere la randa. Mattina presto, prima che si alzino le termiche, perché poi non riusciamo più con la barca all'ormeggio a togliere bene la randa. Iniziamo smontando le stecche. Togliamo le stecche con una brugola, ecco che libero i blocchi ferma stecca, eccolo qua, senza perderli in mare possibilmente. Allora? Questo lo do alla Betty che ha la scatolina qua sotto, dopodiché prendiamo la stecca e la sfiliamo dalla sua tasca. Le stecche, una volta tolte dalla vela, le uniamo assieme perché sono molto lunghe, una è lunga 5 metri praticamente, quindi non le possiamo tenere dentro la barca, e le riponiamo poi in coperta. Saranno un po' alle intemperie, ma comunque è materiale che non si deteriora. Ecco la Betty che è impegnata a liberare le coppiglie. Abbiamo anche un aiutante d'eccezione oggi. Fatti vedere, Leo. Ciao a tutti, Eccolo Leo. è un piacere venirvi a dare una mano. Oggi è venuta come forza lavoro il buon Leo, senza i bambini. Abbiamo iniziato la stagione con un'uscita con la famiglia di Leo, Lucy e i bambini, e abbiamo terminato la stagione con un'uscita assieme a Leo, Lucy e i bambini. Ed è stato un piacere, ed è un piacere venirvi ad aiutare. Grazie Leo, grazie, grazie. Proseguiamo col lavoro, via. A questo punto interveniamo anche sul copriranda. La randa l'abbiamo piegata Faticosamente. grazie a Leo che in 3 siamo riusciti meglio a prenderla. Lazy back, che è la sacca dove viene chiusa la vela quando sta a riposo. Togliamo anche le stecche, eccole qua. Grazie Leo, abbiamo terminato. Finalmente. La barca è quasi invernizzata. E ora aspettiamo la prossima estate. Eh sì.